Oggi vi dirò qualcosa che vi potrà risultare come la più grande idiozia del ventunesimo secolo, perché no? Oppure magari qualcosa di profetico. Chi può dirlo? Lo vedremo più avanti con il trascorrere degli anni. Di certo oggi assisto all'ultimo acquisto del Napoli, ultimo non di certo per importanza e per esborso economico, parliamo di 50 milioni. 50 milioni, 6 per il prestito, 42 per il diritto che diventerà obbligo nel momento in cui il Napoli entra nelle prime 4 e quindi strappa il pass per la prossima Champions League, che mi pare una roba onestamente, no? Ok. E ragazzi, io dico sempre contestualizziamo, bisogna contestualizzare. E se noi pensiamo a quello a cui stiamo assistendo in Serie A, ripeto, in Italia, dobbiamo sempre parlare del nostro calcio. E il nostro calcio ci mostra praticamente tutte le squadre che stanno lì a galleggiare. Nel galleggiare comunque ci si affanna, comunque si rischia di annegare, comunque si fa fatica a rimanere in superficie. E vedi un Napoli invece che praticamente sta con, come si chiamano le motorette ad acqua? Sta con quella, mentre tu stai lì il Napoli sta con la motoretta d'acqua. Per farvi capire la differenza. Sta con la motoretta d'acqua il Napoli. E quindi se ne strafrega delle onde, sta lì. E ragazzi, io ve lo dico, il Napoli sta provando a fare quello che Inter, Milan, la stessa Juve che però c'era ampiamente riuscita in passato, cioè creare un ciclo vincente, duraturo e vincente. Il Napoli sta provando a fare questo, eh. Secondo me è abbastanza palese. Sta creando quel gap. Io quel gap lo vedo, ragazzi. Io quel gap lo vedo. Magari lo vedo solo io, eh. Magari sì. Io quel gap lo vedo. Lo vedo sicuramente nella potenza di fuoco. Sicuramente. Perché, ragazzi, è palese. Cioè, l'Inter secondo chi era? La Gazzetta. No, ma se si vende Aslani, magari anche il cugino, il nipote, con degli incastri l'Inter prende Lookman e Koné, il doppio colpo, io me lo ricordo, attenzione, doppio colpo anche il difensore. Io al 30 d'agosto non ho visto né Koné, né Lookman né il difensore. Aspettiamo, magari c'è tempo, aspettiamo. Il Milan, ragazzi, il Milan, ragazzi, al 30 d'agosto sta lì a formulare, a valutare lo scambio Dovbyk-Jimenez, cioè per completare l'attacco dopo quello che hanno combinato lì davanti. E la Juventus intrappolata col contratto di Vlahovic da anni e anni che blocca comunque gran parte delle attività. Si parlava in questo caso di Nicholas Jackson, cioè non mi buttate lì, no, se non prendono Colomani c'è Nicholas Jackson che se ne va al Bayern per un prestito di 15 milioni e un riscatto fissato a quanto? 80, 90, non mi ricordo. Robe che non si compete, ragazzi, quindi è inutile che ci fanno credere delle boiate. E quindi, mentre tutte le altre annaspano, dite quello che vi pare, annaspano, il Napoli, ragazzi, consegna tutta l'ossatura della squadra Antonio Conte al giorno zero. Non oggi, al giorno zero. Oliund arriva dopo che Lukman... sì, ce li ho in testa quei giocatori. Ce li ho in testa e mi perseguitano, no? Compongono i miei incubi. Si infortuna Lukaku, vai a prendere Oliund a 50 milioni. Cioè, avete capito o no il Napoli? Non è che prende Oliund, oh mamma, lo prende alla fine per completare ulteriormente la rosa, dopo aver già speso altri 40 per Lucca. E non sto qui a ripetervi, De Bruyne ancora deve vincere lo scudetto, già hanno preso De Bruyne. Non che lo devono andare a ricercare e inseguire per mare e montagne. Beh, ok, ma no a Lang.
Milinkovic, il terzino sinistro, e chi più ne ha più ne metta. Di che parliamo, ragazzi? Io trovo una differenza abissale con tutti i competitors, ma abissale, ragazzi. Vabbè, non lo so, vabbè. Se volete, come al solito, vi invito a lasciare il like per dare manforte all'algoritmo. Se volete, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E a proposito dei prossimi contenuti, oggi si riscende in campo. Stasera, appunto, gioca lo stesso Napoli. Staremo qui a parlarne. E mi trovate su tutte le varie piattaforme, i vari social e compagnia cantante. Vi ringrazio per l'enorme supporto. Grazie, ma grazie per davvero. In realtà c'è poco altro da aggiungere, ragazzi. In realtà c'è poco altro da aggiungere. Io vedo questo nell'acquisto di Orion, che è un giocatore che poi si commenta da solo. È vero, ha avuto delle difficoltà al Manchester. Chi non le ha avute al Manchester United? Le difficoltà, e vi ricordo che al primo anno ha comunque siglato 15 gol, di cui 5 in Champions League. L'anno scorso è andato molto, molto peggio, se non sbaglio solo 4 gol. In Premier e altri 6 ovviamente in Europa League, segno che con l'Europa comunque il ragazzo ci sa fare, ed è un giocatore potente, alto 1,92 o 1,91, potente, veloce appunto per la mole e per la stazza, dotato di una discreta tecnica, perché poi anche qualità balistiche non da poco. Cioè, io sono andato a vedere i video, no, degli ultimi gol, perché poi mi ricordo prevalentemente per quello che abbiamo visto con l'Atalanta, e nonostante lui sia un sinistro, forse fa più gol col destro. Cioè, un'abilità nel segnale, nella balistica con entrambi i piedi non comune. Giocatore che messo sotto un allenatore come Conte, ragazzi. Di che parliamo? Giocatore, tra l'altro, una delle poche società che ha fatto vacillare è stato proprio lo stesso Napoli, perché il ragazzo voleva ancora, nonostante tutto, voleva giocarsi le sue carte con lo United. Segno anche di carattere, di carisma. Non per andare contro il Napoli, ma voleva giocarsi le sue carte con il Manchester, nonostante le difficoltà, nonostante tutto, nonostante lo stesso Sesco, no? Voleva giocarsi le carte lì. E quindi caratterialmente c'è, ragazzo. Quindi messo in un contesto che funziona, come abbiamo visto poi in passato all'Atalanta, con l'allenatore giusto. Questo è un ragazzo che difficilmente canna la stagione, e ragazzi miei, ma ripeto, non è l'acquisto in sé. Tu l'acquisto, uno lo puoi anche cannare, cioè lo puoi anche cannare, ma ripeto, è quello che ti comunica un acquisto del genere sommato a tutti gli altri. Cioè, ti comunica che De Laurentiis veramente rispetto agli altri in questo momento ha una potenza di fuoco incredibile. E avendo un allenatore esperto come Conte, è una squadra che è anche una squadra vincente, cioè, perché è inutile che si dice, parlando del Napoli, soltanto che è la squadra che 2 anni fa è arrivata decima. Il Napoli è la squadra che negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti. Cioè, il Napoli parte da questa base qua. Il Napoli è la squadra che negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti. E a questo aggiungici tutti gli investimenti di quest'anno. Mentre, ribadisco, tutte le altre continuano a fare fatica. Cioè, questo dobbiamo buttare tutto dentro questo. E se buttiamo dentro questo, la somma fa che il Napoli sta creando un gap enorme. Enorme. Poi quest'anno magari tutti gli acquisti risulteranno sbagliati. Faccio fatica a crederlo, affidandoti a un allenatore come Conte, perché poi il discorso è sempre quello. E la bravura di De Laurentiis è stata, e lo ribadisco, quello di non aver fatto mai 2 volte di fila lo stesso errore. De Laurentiis gli si può dire tutto, ma è una persona, secondo me, di un acume forse inarrivabile sotto alcuni aspetti. Perché se noi l'abbiamo visto anche con quella mania di onnipotenza, l'ha messa da parte. Dopo aver capito quello che è successo con Spalletti, e avrebbe avuto modo anche di alzare la voce con Conte alcune volte,
quando diceva a Napoli determinate cose non si possono fare. E invece, più che alzare la voce, fa parlare i fatti De Laurentiis. Perché adesso, per arrivare a fine stagione, Conte potrà dire quello che gli pare, potrà dire quello che gli pare. Ma che squadra gli ha messo in mano? Ma che squadra gli ha messo in mano? No, ma se vai a vedere nessuno dei titolari, nessuno... A parte che non è vero. A parte che non è vero che De Bruyne ce l'ha il Napoli. De Bruyne. De Bruyne non arricchisce immediatamente la squadra. Cazzata numero uno. La seconda cosa, se non arricchisce, è perché vuol dire che c'hai i titolari sono forti. Se fossero scarsi, ne butti dentro altri perché li devi migliorare. Perché parti già da una base forte. Perciò, se il fatto che arrivano altra gente che piano piano deve inserirsi e va a migliorare, è perché quelli che già hai erano già forti. Erano già forti. Questo è il punto. Quindi, ragazzi, ribadisco, io so pietrificato ripeto, dal disegno totale, dal mercato in generale che ha fatto il Napoli. Perché è un mercato che rispetto a Inter, Milan e Juventus è una roba folle, ma veramente è una roba folle. Ma veramente, ragazzi. Vediamo quello che succederà, signori miei, perché poi il bello del calcio è che comunque bisogna sempre trovare tutti gli insiemi, tutti. Mi ricordo quelli che dicevano, no, ma Conte durerà pochi mesi al Napoli. Ecco, se non è durato pochi mesi al Napoli, è molto probabilmente Conte potrebbe essere una delle prime volte in cui apre un lungo ciclo con una squadra. Ne sono convinto, sono molto convinto. E il merito più che suo, ripeto, io lo darei a chi è stato capace di migliorare dei propri errori. De Laurentiis. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Dai,